Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nakamura Stories. In questo video vedrete alcuni sketch di Sema Kanyakandao, il cui vero nome è Tanapat. Sema inizia la sua carriera in un modo un po' singolare. Suo zio, che era un grande appassionato di box, lo accompagnava sempre a vedere gli incontri alle feste di paese. E in uno di questi incontri mancava un combattente. Sema, senza essersi mai allenato, si improvvisa, monta sul ring e combatterà questo primo match e lo vincerà ai punti. Sempre senza allenarsi, poco dopo ne combatterà un altro perdendo e allora decide di allenarsi seriamente per intraprendere la carriera di Nakamura e sarà proprio suo zio ad allenarlo inizialmente e a dargli il soprannome di Sema, che vuol dire tre assi, tre carte fortunate, perché come diceva suo zio nella Muay Thai a un combattente serve molto talento ma anche tanta fortuna. Sema infatti condurrà una carriera eccellente, ma avrà anche dei periodi non troppo fortunati. Vincerà molte cinture, combatterà tantissimi match, è un femminile di grande talento, come sapete ha una potente gamba sinistra, ha delle ottime combinazioni di braccia, sa gestire molto bene i suoi avversari, ha un eccellente tip e a 21 anni vincerà il suo primo titolo del Lumpini Stadium nelle 115 libbre battendo Amnat. Amnat è stato un forte combattente che successivamente poi è passato al pugilato all'inglese vincendo il titolo mondiale IBF. Sema vincerà anche il titolo del Lumpini nelle 122 libbre, vincerà due volte il titolo di campione nazionale nelle 122 e 126 libbre, titoli che poi difenderà diverse volte. Nel 2010 e 2011 riceve il premio di miglior combattente dell'anno dall'autorità sportiva thailandese. Non è quello dei giornalisti sportivi thailandesi, ma è sempre un ottimo riconoscimento. Ma quello che mi ha colpito della storia di Sema, una storia che ho letto su una rivista specializzata sulla Muay Thai, è che nel 2004 e 2005, nonostante combatteva e avesse già vinto un titolo del Lumpini, le sue borse non erano molto importanti ancora e lui aveva dei grandi problemi finanziari. Perciò, oltre a combattere ed allenarsi, inizia saltuariamente a lavorare come muratore. Questo gli porta via tempo ed energie per i suoi allenamenti. Era costretto a trasportare sacchi di cemento sotto il sole cocente per tutto il giorno, ma riesce comunque a superare questo periodo infausto e poi a ritornare a pieno regime a combattere conducendo una carriera esemplare. Sema non si è lasciato abbattere da queste avversità, ha continuato a lottare sia sul ring che fuori dal ring facendo un lavoro molto duro e pesante. È stato un vero working class kid. Poi nel 2015-2016 si ritira per andare ad allenare presso la palestra Evolve MMA di Singapore, ma poi ritornerà sul ring. Purtroppo sul ring dello One combatterà anche qualche altro match a Bangkok, ma principalmente combatterà allo One, che non è proprio Muay Thai. E anche se pur sempre un combattente molto forte, dotato e pericoloso, ormai Sema inizia ad avere una certa età, non è più all'apice della sua forma. Perciò io vi consiglio di andare a vedere il Sema del primo decennio del 2000, che combatte tra l'altro sempre contro fortissimi campioni, perciò lo spettacolo è assicurato. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!